questo dipinto Fabritius dipinge le piume del piccolo cardellino con pennellate quasi impressioniste. L'artista morirà giovane in seguito all'esplosione di un magazzino di polvere da sparo che, il 12 ottobre 1654, distrusse un intero quartiere della città di Delft, dove sorgeva lo studio del pittore. Della sua opera rimangono solo una dozzina di dipinti, scampati al disastro. Il cardellino è una delle opere più toccanti, solo e vulnerabile nella sua bellezza domata. Probabilmente Dürer non aveva mai visto un rinoceronte, eppure il suo disegno xilografico manifesta tutta la curiosità per la natura che stava crescendo nel Rinascimento. Dürer immagina la creatura come una meraviglia del mondo naturale e ancora oggi, che abbiamo un sacco di immagini accurate di rinoceronti da guardare, la sua rappresentazione ci trasmette la magnificenza del mondo animale. Nella sua opera più sentimentale, Hirst blocca nel tempo una pecora, come se fosse al pascolo nei campi, solo che non è più in un campo, ma in una galleria d'arte, conservata in formaldeide. Le vetrine animali di Hirst sono una forma singolare di ritratto. Gli animali morti sono incredibilmente ben conservati in posture estremamente vitali. Questo sorprendente ritratto di un gatto è in realtà una rappresentazione della dea Bastet, ma è anche uno studio perfettamente realistico di un gatto vivente. Siede esattamente come fanno normalmente i gatti, ha tutto l'enigma e la grazia feline. Ed è una delle opere più riverenti mai create dall'uomo nei confronti di un animale. Gli animali qui sono dipinti con la stessa precisione dedicata alla donna, a cui gli animali appartengono. Lo scoiattolo è particolarmente vivace. La sua scura e aliena forma contrasta con la bellezza familiare della donna. Qui Holbein medita sulle somiglianze e le differenze tra gli esseri umani e il resto del regno animale. Velázquez ha ritratto gli esseri umani con un'ironia distaccata e fresca, la stessa visione chiara che applica in questo ritratto di un cervo. Egli non sentimentalizza né oggettivizza questa creatura, invece fa un vero e proprio ritratto di essa. Velázquez permette al cervo di esprimere il proprio io interiore. Per un momento si vede la vita attraverso i suoi occhi. In questo dipinto vittoriano il cervo è sovrano del paesaggio che scruta dall'altopiano, un monarca orgoglioso del suo mondo selvaggio. Questo dipinto è l'espressione dell'amore per la natura che attraversa la cultura vittoriana. Il rispetto di Landseer per gli animali rispecchia atteggiamenti che ritroveremo solo nel XXI secolo. Questo magnifico animale sembra privo di tutto, anche dello spazio e del tempo, come vediamo dal suo impennarsi in un ambiente astratto incompiuto. Nel raffigurare un cavallo senza cavaliere nella posa di una statua equina classica, Stubbs concentra la nostra attenzione sulla sua maestosa singolarità. Whistlejacket era un cavallo da corsa. Stubbs fu un artista che si dedicò ai cavalli e allo studio della loro anatomia. L'artista dell'era glaciale che ha dipinto questo mammut ha catturato la sua essenza in un lavoro di enorme potenza espressiva. Il mammut non è ritratto in maniera piatta. Mostruoso e meraviglioso come il rinoceronte di Dürer, è una testimonianza della soggezione che i primi esseri umani sentivano per gli animali che cacciavano. La tigre di Rousseau è una bestia della mente, proprio come la sua giungla è un fantastico paesaggio immaginario. È l'incarnazione del fuoco e dell'energia che permea ogni istinto selvaggio. Sarà questo dipinto un giorno a essere guardato da umani che non hanno mai visto una vera e propria tigre? Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto e scrivi nei commenti le tue opinioni, le tue impressioni.
e magari anche i suggerimenti per i prossimi argomenti da trattare insieme. A presto!